Un giorno arriverà qualcuno che abbatterà il muro che hai costruito intorno al tuo cuore. Magnus è uno degli stregoni più potenti che conosca. E tu saresti? E non si fida degli Shadowhunter. Io sono Magnus. Non credo ci abbiano presentati. Alec, Non puoi tenerti tutto dentro, Alec. Magnus, è davvero in gamba. Perché hai chiesto di me? Mi serve Alexander. Perché avrebbe bisogno di me? Volevo vederti ancora. Perché? Per quasi un secolo mi sono rifiutato di provare qualcosa per qualcuno. Saresti molto più felice se non fossi così represso. Ti nascondi da te stesso, non da me. Tu mi hai sbloccato dentro. Non devi vergognarti, Alec. Non so di cosa tu stia parlando. Hai dei sentimenti, che ti piaccia o no, Alec. Lo saprai. Ognuno ha un debole per qualcosa, no? Se dovesse accaderti qualcosa Magnus. Sto bene. Stai bene? Ho pensato di venire a vedere come stessi. Ora sì. È difficile capire se Alex sia interessato o meno. Sto per sposarmi. Interessante. Io sono uno Shadowhunter. È una questione di famiglia, di tradizioni, di onore. Onore? Dov'è l'onore nel vivere una farsa? È come se la mia vita fosse solo una farsa. Tutto quello che so non è... Non è come credevi. Le emozioni sono solo una distrazione. Anche gli Shadowhunter si innamorano, Alec. Le emozioni non sono mai bianche o nere. Sono più come dei sintomi. Rimani senza fiato ogni volta che entrano nella stanza. Il cuore ti batte più veloce quando ti passano accanto. Non respiro, non ce la faccio. So che provi quello che provo io, Alec. Anche se provassi qualcosa per te, dovrei rinunciare a tutto per noi. Ho seguito tutte le regole. Ho rinunciato a qualunque cosa. Potrei perdere la mia famiglia, la mia carriera, ogni cosa. Non devi sposarla. Sì, invece, Magnus. Perché insisti tanto? Così riesci solo... È il caso che ora tu venga insieme a me. Non fai che confondermi. Ho fatto qualsiasi cosa per i miei genitori. Ricordate che l'onore non è nel nome, ma nelle azioni. Non vorrai di certo rovinare l'immagine della famigliola perfetta, non è vero? Mi avete fatto credere di non essere abbastanza bravo. È come avere un piano per la tua vita. Sei convinto che se seguirai le regole andrà tutto bene. E poi arriva qualcuno e ti fa uscire fuori dal binario. E quando riuscirai ad amare di nuovo, dovrai fare tutto ciò che è in tuo potere per non perdere quel sentimento. Alec, che stai facendo? Basta. Forse dovresti cominciare a vivere per te stesso. Ascolta il tuo cuore. Ti meriti di essere felice. Al diavolo le regole. Io non riesco più a riconoscerti. Devo rendertene atto, Alexander. Tu sì che sai fare una dichiarazione. Sono la stessa persona di sempre. Solo che non devo più nascondermi. Non sei pentito, vero? È successo tutto molto in fretta. E tutto questo per un nascosto. Non conosci molte cose di lui. Lo conosci bene? Solo un po'. Ho intenzione di conoscerlo meglio. E se ho un problema per voi dovrete farvene una ragione. Non abbiamo avuto il primo appuntamento. Mi assumo io la responsabilità per lui. Prego, entra. Pronto? Alexander, ciao, sono Magnus. Ci siamo conosciuti l'altro giorno, ricordi? A noi? A noi. Beviamo qualcosa insieme un giorno? Un'altra volta. Devo andare. Devo andare. Ti fai desiderare. Fai desiderare. Adoro le sfide. Adoro le sfide. Fai un po' di allenamento. Eh? Sai, per chiedere di uscire a Magnus. Ti va di... uscire a bere un drink qualche volta? Sì, volentieri. Non sei solo un tipo con un bel faccino, vero? Bel ragazzo, prepara la tua squadra. Non mi rivolgevo a te. Mi rivolgevo a lui. Mi serve la tua forza. Prendi ciò che vuoi. Hai condiviso la tua forza con me per aiutare un tuo amico. È raro trovare uno Shadowhunter così... altruista. Mi dispiace per come ho reagito prima. Ehi, Che nessuno provi a fermarmi. capisco quello che ti sta accadendo, Alexander. No, io non credo che tu capisca. Dimmi come posso aiutarti. Aiutami a trovare Jace. Voglio usare le nostre rune. E mi serve la tua magia contro il dolore.
questo non posso farlo, lo sai? Perché no? Quando hai usato la runa per cercare Jace, sei quasi morto. Perché non puoi fare almeno questo? Dopo quello che ho fatto per te. Non hai corso alcun rischio per me, ma solo per te stesso. Cosa? Vuoi davvero parlare di questo adesso? Adesso? Non hai scuse per trattarmi in questo modo. Cosa vuoi da me? Al momento, niente. Avevi ragione. Quando ho disdetto le mie nozze l'ho fatto per me. Tutto questo è davvero nuovo. Potrà sorprenderti forse, ma anche per me sei nuovo. Prendermela con te è stato un errore. Mi dispiace. Sei perdonato. E comunque ci sai fare con le scuse. È tutto ok, Alec. Mi senti? Ti tiriamo fuori da lì e ti riportiamo indietro. Quando Alec ha invocato Jace, parte della sua anima non è più tornata. È bloccata, persa da qualche parte tra sé e il suo parabatai. La mia magia è l'unica cosa che impedirà a Alec di dormire per sempre. Io rimarrò qui. Vattene, adesso, o sarò io a buttarti fuori. Non tollero chi mi mette fretta. Magnus, fermo! Dobbiamo portare Alec fuori di qui, ma questo non aiuta. Torna da me. Torna da me. Ti prego, torna da me. Non so più cosa fare. Le ho provate tutte. A parte... Non è come svegliare la bella addormentata con un bacio. Il potere... Ma se Jace gli restituisse quella parte della sua anima? Allora, noi potremmo avere una cura. Ti prego, non lasciarmi, Alec. Jace mi avrà pure tirato fuori, ma io sentivo che tu eri lì e ha fatto la differenza, perciò ti ringrazio. Grazie a te per non essere morto. Non sto bene. Perché tu non stai bene. Sto bene. No, non è vero. Stai soffrendo. Ho lasciato entrare un demone. Non è colpa tua. E che cosa dovrei dire a Clary? Non riesco ad affrontarla. Ma lo farai. Perché ne sei capace, Alexander. E so che saresti in grado di rinunciare a tutto pur di fare la cosa giusta. Hai patito le pene dell'inferno e non ti sei mai fermato. Non ti sei preso un momento per te. Siamo nel bel mezzo di una guerra. Ci sarà sempre una guerra. Se tu non dedichi il giusto tempo alle cose che ami, ti dimenticherai anche per cosa lotti. Aspetta, hai fatto la tua magia? Non lo conosci il detto? Se nella sala da biliardo non trovi chi stanno fregando, probabilmente quello sei tu. Ok? Ok. Ok? Sì. Credi che magari siamo troppo Diversi? In realtà non ho avuto, sai, tempo per avere una relazione. Veniamo da mondi completamente diversi. Hai mai avuto una vera relazione? Da secoli. Diversi. Vuoi sapere perché non ho avuto una relazione? Per questo. Per non sentirmi sbagliato solo per essere cresciuto nell'istituto. Perché sapevo di non poter avere ciò che volevo. Finché non sei arrivato tu. Non conta con quante persone sei stato. Ma adesso sono qui. Con te. Sì, con me e altri 17.000 ricordi. Non conta con quante persone non sei stato. Ma sei così innocente. Ho una cosa per te. Per me? Sì. Dovrebbe portarti fortuna e protezione. Grazie, Alexander. Non voglio che mi tratti in modo diverso. Ma tu sei diverso. E in senso buono. Non fai che sorprendermi. In senso buono, spero. Non smetti mai di stupirmi, Alec. Te l'ha dato una persona speciale? Credo di sì. È successo Penso che sia arrivato il momento. Tieni molto a Magnus. E lui tiene molto a te. Dovresti farlo. Ho avuto molte esperienze, ma non mi era mai capitato di sentirmi così vicino a qualcuno. È grazie a lui se Alec ha ancora una chance. E ho paura che se affrettiamo le cose, tu potresti allontanarti. Se è questo ciò che vuoi, se ti rende felice, allora fallo. Non sei l'unico a essere vulnerabile. Magnus, non hai nulla da temere. È quello che voglio.
Molto aggraziato. Shadowhunter. Che c'è? Ho sbagliato qualcosa? Sarebbe impossibile. Magnus, È solo che a volte perdo il controllo. sono bellissimi. Tu sei bellissimo. Mi sono addormentato. Insieme a me. Su divani diversi, non temere. Buongiorno. Buongiorno. Che ore sono? Devo tornare all'istituto. Oh cavolo, che ore sono? Devo andare all'istituto. Resta per colazione. No. No, sto scherzando. Stavo scherzando. Avevi paura che me ne andassi? No. Di certo adorerò Max, ma Marise, quella donna mi odia. Devi andartene all'istante. Senti, è una cosa tra me e tuo figlio. E qual è il problema? Che tu abbia scelto Magnus È Payne. questo lo scopo della festa. Perché lei capisca che questo, tra noi, è una cosa che non finirà. Ne sei proprio sicuro? Perché non dovrei esserlo. Chiunque tenga Max dovrebbe esserci, compresi Magnus e me. Insieme. Credi che sia questo? Un'avventura? E tu sai più di chiunque altro cosa significa. Magnus non è un'avventura. Non permetterò a nessuno di fargli del male. Allora abbiamo una cosa in comune. Credi forse che inviterei Marise Lightwood a casa mia per chiunque? Grazie per esserti disturbato per noi. Ringrazia Magnus. Alexander, nulla sarà peggio di averti visto su quel cornicione. È stata colpa della magia. Io non avrei Lo so. Non avrei mai. Lo so. Ma la magia non può creare le paure. Può farle emergere. Promettimi che me lo dirai se le cose si metteranno male. A quanto vedo vi siete lasciati coinvolgere troppo dagli Shadowhunter. Alec Lightwood. Quanti nascosti credi che vivano qui a New York? Non tutti sono una tua responsabilità. Tu lo sai. Dove si trova? Alec, fermo! Mi aspettavo una cosa del genere da Victor, ma non certo da te. È la mia famiglia! Se mi avessi detto dello Yinfen non sarebbe successo! Non lo sapevo. Sapevi abbastanza. Non conta quello che accadrà a me. Dov'è Magnus? Alex starà bene. Non era qui, vero? Io non lo so. Io in nessuna mia missione ho mai provato questo tipo di paura. Non sapevo se fossi vivo o morto. Il segreto per non avere paura è non avere niente da perdere. Ero terrorizzato. Anch'io. Forse è per questo che non ho aperto il mio cuore per quasi 100 anni. Poi ho incontrato te. Io ti amo. Ti amo anch'io. Ehi, Forse mi leggi nella mente. Stavo per chiamarti. c'è un demone superiore in giro. Devi darci una mano. Stupido stregone. Ciao. Che succede? Stai bene? Tutto ok? Io credo di sì. Sono Magnus. Azazel ci ha scambiati con un incantesimo. Mi hai sempre aiutato quando ne avevo bisogno e pensavo... Magnus, che hai? Mi hai regalato quello Mamori che porto con me ogni giorno. Ehi, parlami. Perché sai queste cose? Sono Magnus Alexander. Il giorno del massacro di Valentine hai detto che mi amavi. Allora se mi ami, ti prego, devi credermi. Magnus, mi dispiace tanto per tutto quello che hai passato. Alexander, ti prego! Ferma! No, ferma! Non è Valentine! Quella runa dell'agonia ha fatto riaffiorare memorie che perseguivo. Ho tentato di dimenticare. Magnus, dimmi come rimediare. Dimmi cosa fare, ti prego. Lo so che ti sta succedendo qualcosa. Wow. Cambiare fa bene. È tutto ok? Ero in pena per te, Alexander. Sto bene. Dopo gli attacchi non dovresti girare da solo. Ma non sono solo con te. Ho bisogno dei tuoi capelli. Per il test del DNA, per scagionarti. Non sapevo di aver fatto qualcosa da cui dover essere scagionato. Sono ordini del clave. Le tue relazioni personali offuscano la tua capacità di giudizio. Le mie relazioni non c'entrano niente con questo. Non ti fidi più del tuo istinto. No, mi correggo. C'entrano e come con questo? Perché è stato uno stregone a dirmi di seguire sempre l'istinto. Fuori.
Cosa? Magnus, avevi ragione. Non dovrei mai dimostrarmi qualcosa. Scusa, sono innamorato di Alec. Ti amo. Alec è fortunato ad averti. Ti amo anch'io. Ti starò accanto tutto il tempo. In realtà vorrei che non lo facessi. Ho sbagliato qualcosa? No, niente affatto. Solo che non voglio essere accusato di favoritismo verso gli stregoni. È un piacere rivederla, signor Lightwood. Piacere mio, signor Payne. Forse dovrebbe venire un altro stregone al mio posto. No, ho bisogno di te. Grazie per essere venuto. Non potevo mancare. Nutro enorme rispetto per il nuovo capo dell'istituto. È la quarta mattina di seguito che mi fai svegliare in un letto vuoto. Magnus adesso non è in gran forma, non riesce più a dormire. Lui dice che va tutto bene, ma io sento che non è così. Sicuro di stare bene? Più che sicuro. Ti amo. E so che qualcosa non va. Qualunque cosa sia, sono qui per te. In qualsiasi caso, sarò dalla tua parte. Lo apprezzo molto, ma sto bene. No, non è vero. Scusa, ma non me ne vado finché non parli con me. Alcune persone faticano a chiedere aiuto. Se Magnus sta soffrendo, non lasciare che ti escluda. Ricordi quando hai detto, se le cose diventano difficili, non allontanarmi? Dovremo sempre affrontare delle sfide. Quindi se si mette male, non tenermi lontano. Quando mi hanno torturato sotto le sembianze di Valentine, la runa dell'agonia mi ha riportato alla mente il ricordo più brutto. Ho ucciso il mio patrigno. Eri solo un bambino. Non volevo che vedessi questa terribile e orrenda parte di me, del mio passato. Non c'è niente di terribile in te. Non c'è nulla di sbagliato in te. Il tempo si è fermato? Ho saltato la cena, Soltanto di qualche ora. Mi dispiace da morire, sul serio. Non fa niente, Alexander. Se non possiamo andare al Cape, il Cape verrà da noi. Magnus ha detto che lui ha ancora la spada dell'anima. Lo dirò ad Alexander. Aspetta, Alec è il capo dell'istituto, potrebbe già saperlo. Sono certo che me l'avrebbe detto. Non mi nasconderebbe una cosa così importante. Sapevi della spada? L'ho appena scoperto, te lo giuro. Quando? Da quando lo sai? Stasera, quando ti ho parlato di fiducia, lo sapevi già. Ma Luke e io abbiamo detto che ora sei tu il capo dell'istituto, che applicherai una politica di completa trasparenza e che le cose cambieranno. Sei proprio come il clave. Fai promesse che non hai intenzione di mantenere. E la trasparenza? Hai detto trasparenza totale. Ti ho aperto il mio cuore e la mia anima. Ti ho detto cose che non ho mai rivelato a nessuno. E tu, guardandomi negli occhi, mi hai mentito. Magnus. Tipico della vostra famiglia. Ehi, non è giusto. Magnus! Mi fidavo di lui, Lucian, più di chiunque altro. E guarda cosa è successo. Dopo tutte le bugie del tuo fidanzato, di sicuro tu sei dalla mia parte. Fidati di me, è dalla nostra parte. Non farebbe niente per ferirti. Per quello è tardi ormai. Rompere la nostra alleanza con gli Shadowhunter è un passo che richiede riflessione. Quando tutti i petali di questa rosa diventeranno neri, finirà il vostro tempo. E se dici a qualcuno che ho dormito qui ieri sera? Rilassati, la mia reputazione è in gioco almeno quanto la tua. Mi fido di te. Non so perché, ma è così. La fiducia porta a fare strane cose. Non avrei il diritto di chiederti favori, ma ho bisogno di te. È per Max. Ti ringrazio per essere venuto. Sono lieto che Max stia bene. Mi dispiace. Avrei dovuto dirti della spada dell'anima. Ma noi due troviamo sempre il modo per tornare insieme. Magnus, io ti amo. Anch'io ti amo. Non lasciare che la tua infatuazione ti impedisca di proteggere il mondo nascosto. Ma in quanto capo, devo prendere delle decisioni difficili per assicurare la sopravvivenza dei miei simili. E l'unica cosa che mi impedisce di farlo sei tu. Una volta mi hai chiesto di cosa avessi paura. Di cosa hai paura? Di questo.
Non vuole avere niente a che fare con me. Solo perché tu non riesci ad affrontare Alec da sobrio non significa che noi non possiamo partecipare da lucidi a questa riunione d'emergenza. Non serve essere offensivi. L'istituto ha indetto una riunione del Consiglio del Mondo Nascosto e io rappresento il mondo nascosto. Magnus, è tutto vero? Magnus non è interessato a aiutare gli Shadowhunter. L'ha detto lui stesso. Cosa vuoi, Shadowhunter? Easy ha localizzato il varco da cui arrivano i demoni. Sigillerò il varco, e non per te o per gli Shadowhunter, ma per salvare delle vite. Pensi di farcela? Sono il sommo stregone di Brooklyn. Alexander, stai bene? Magnus! Non ti liberi di me così facilmente. Ha evocato l'angelo. Magnus, mettiti in salvo. Possiamo parlare? Sì. Magnus, da quando abbiamo litigato, io mi sento confuso. E io non riesco a fare niente senza pensare a te. Magnus, io non posso vivere senza di te. Credevo di dover scegliere tra te e il mondo nascosto. Non posso avere entrambi. Sì, invece possiamo. Magnus, noi troveremo una soluzione. Ma non è così. Un uomo saggio una volta mi ha detto: per i rapporti veri serve impegno. Ho sentito che per i rapporti veri serve impegno. Io sono per l'impegno. Io adoro le feste, ma che ne dici se ce ne andiamo? Sei un uomo pieno di talenti. Lo pensi davvero? Non lo direi se non lo pensassi. Avevi detto di essere euforico, di non essere più sommo stregone. Non sono arrabbiato. In realtà sono euforico. Ma invece mi è giunta voce che la cosa ti ha distrutto. Quando abbiamo parlato ieri era a pezzi. Essere il sommo stregone era tutto per lui. Non è quello che ha detto a me. Mi dispiace, Alexander, io non volevo che mi vedessi in quello stato. Non mentire su quello che provi, soprattutto con me. Hai accettato la posizione nel consiglio? Non ancora, ma ho detto ad Aline che domani lo saprà. Mi hanno offerto una posizione nel consiglio. Non voglio che tu vada a Idris. Lo so che è da egoisti, ma è la verità. Perché non me l'hai detto prima? Comporterebbe il trasferimento a Idris. E non è quello che hai sempre sognato. Il mio sogno era conoscere uno come te. Sarei a un portale di distanza. Perché è la tua vita, Alexander. E non volevo intromettermi nelle tue decisioni. Magnus, mi importa solo dei tuoi sentimenti. Non volevo andare ad Alicante senza di te. Che tu sia a Idris o a New York, non vado da nessuna parte. Sono qui per te. Non vado da nessuna parte. Venire con te sarà stata una buona idea? Sì, meglio che venire qui da solo. Scherzo, ti adoreranno. Credi che non riconosca l'operato di Asmodeo quanto lo vedo? Non ho contatti con Asmodeo da secoli. So che sei colpevole e molto presto riuscirò anche a dimostrarlo. Perché Lorenzo ti accusa di collaborare con un demone superiore? Asmodeo è mio padre. Dobbiamo fermarlo. Prima dobbiamo trovarlo. Dobbiamo entrare nella villa di Lorenzo e non possiamo aprire un portale in casa sua senza che se ne accorga. Non dobbiamo sempre usare la magia. Chiunque sia il responsabile viene da Edom. Ma a giudicare dal tipo di energia non è mio padre. Perché non cacciamo gli stregoni dalla città, piuttosto? Perché cacciare persone innocenti dalle loro case non risolverà niente. Potrei provarci da solo. Sarebbe molto più difficile, però tu saresti al sicuro. Finché tu resti qui, non vado da nessuna parte. Alexander! Ce l'ho fatta. Tu ce l'hai fatta? Sì. Diciamo che tu mi hai dato una mano. Spero che sapere di mio padre non cambi ciò che pensi di me. Mi dispiace di non avertelo detto. Mi vergognavo. Non mi importa chi è tuo padre. Mi importa chi sei tu. E tu di certo non sei un demone superiore. Lo so che per te è importante. Ergo, lo è anche per me. A quanto pare sarò solo io stasera. Solo noi. Stasera ha fatto tutto Alec. Davvero? Lo stufato era buono, da quando lo sai fare? Te l'avevo già preparato. Hai fatto qualcosa alla ricetta, è irriconoscibile. Posso aver avuto dei pregiudizi in passato, ma vederti insieme ad Alec
È quello che ogni madre vorrebbe per suo figlio. Grazie di amare il mio bambino. Il suo coraggio, signore, è un esempio. Insomma, lei ormai ha una relazione stabile con uno stregone, niente di meno. Un rapporto d'amore e di fiducia. Magnus, ho fatto una cosa di cui mi vergogno. Ossia aver sbirciato in quella scatola. Non ne avevo il diritto e mi dispiace. Scuse accettate. George, lui per te era speciale? Sì, è vero. Era un grande soldato, come un altro che conosco. Non sei geloso, vero? Eri strano quando ti ho chiesto di trasferirmi. Che ne diresti se mi trasferissi? È una splendida idea per il futuro. Lui è ancora... Quell'uomo è morto da più di un secolo. Allora perché conservi le sue cose? Appartengono alle persone che ho amato e a cui sono sopravvissuto. Tu conosci il mio passato. Sono sempre stato molto sincero con te. Ora che ho visto un po' di quel passato con i miei occhi, non posso non pensare che se sono fortunato, una delle mie punte di freccia finirà nella scatola. Io non ci voglio neanche pensare alla tua morte. Ma un giorno morirò. E tu invece andrai avanti. Sono immortale! La paura della solitudine è sempre stata il tuo tallone d'Achille. Tu vedi le persone che ami invecchiare e morire. Non ami perdere le persone che ami. Ti ricordo che non ho scelta. Non posso cambiare quello che sono e neanche tu. Io sono quello che sono. E tu sei quello che sei. E tutta la magia del mondo non può cambiare questo. Cerchiamo solo di prenderci il meglio. Non potremmo pensare al qui e ora. Se i miei ricordi sono ancora un problema per te, forse dovremmo parlarne. È che mi sono finalmente reso conto che non ho mai pensato al nostro futuro. Io voglio godermi questo momento con l'uomo che amo. Ci siamo innamorati. Non c'è nient'altro a cui pensare. Non riesco a sopportare l'idea che un giorno io sarò vecchio e fragile e diventerò un peso per te. Non esiste universo in cui potresti essere un peso per me. Lo dici adesso? C'è qualcosa che non va. Alec e io abbiamo litigato. Tutte le relazioni sono complicate. Forse la nostra non sembrerebbe così terribile se fossi stato con qualcuno prima di me. Quindi dici che dovrai darmi alla pazza gioia? Stai travisando le mie parole. Tu stai parlando di qualcosa che non esiste. E ci siamo detti cose che non volevamo dire. Non sono un bambino, Magnus. Allora non comportarti come tale. Non c'è nulla che voi due non possiate risolvere. Spero sia così. Ma ciò che condividete tu e Magnus è reale. Voi due potete far funzionare le cose. Dov'è la tua dolce metà? Dov'è Magnus? Strano che non sia ancora arrivato. C'è l'happy hour. Impegnato. Ah. Il nostro primo appuntamento è stato qui. Gli ho chiesto se pensava che fossimo troppo diversi. Non abbiamo mai davvero risposto a quella domanda. E ora... Ora è tornato a tormentarmi. Magnus! Ehi! Magnus! I nefili amano una volta sola, in modo feroce. Ciò che stai provando non è un male. Non essere duro con te stesso. Riguardo al litigio. Alexander. No. Avevo torto. Ho detto cose che non dovevo dire. Sì, anch'io. Ma non ha importanza adesso. Ciò che importa è salvare il tuo parabatai. E tu perché vuoi salvare Jace? È il primo dei tuoi rivali. Forse condividi il letto con lui, ma se il tuo amato Alexander potesse avere uno solo di noi, chi sceglierebbe? Smettila! Per riprenderci Jace, dobbiamo raggiungerlo utilizzando il più forte legame possibile. Che sono io? Se lo raggiungi, Lilith potrebbe affondare i suoi artigli anche nella tua anima. Io devo farlo. Ma se io ti aiuto e ti perdo... Lo so. Alexander, se puoi sentirmi, fate in fretta! Dobbiamo andare, subito. Forza, uccidimi! Ma non toccare Alec! Mi dispiace, era inarrestabile. Tu vuoi salvare Jace Arrowdale. So che il parabatai di Alec è lo schiavo di Lilith adesso. Se Jace muore, muore anche una parte di lui. Jace è parte di me.
Grazie alla runa siamo fisicamente ed emotivamente connessi. Se muore, una parte di me muore con lui. Ti sei lasciato guidare dal cuore e questo ti porterà alla rovina. La situazione si è surriscaldata mentre parlavo con Lorenzo. Non ti darò un briciolo di potere, Magnus. Non mi interessa se per questo l'uomo che ami avvizzirà e morirà. Jace è intrappolato nel suo inferno personale e io non posso liberarlo. Alexander, smettila. C'è ancora un modo per acquisire il potere per curarlo. Mio padre. Asmodeo. Tu tornerai da me. È chiaro? Perché non dovrei? Guarda chi ho ad aspettarmi. Alexander! Io ti amo, Alexander. Anch'io ti amo. Mio figlio mi ha dato i suoi poteri volontariamente. Resta con me. Per salvare il Parabatai del suo amato. Patetico. La mamma l'ha detto che avresti fatto un'entrata d'effetto. Di certo Magnus starà aspettando l'occasione per un'entrata d'effetto. Speriamo sia così. È una donna saggia. Non è patetico. È stato un atto d'amore. Senza la magia non puoi capire cosa si provi. Iris, ferma! Magnus! È stata una pessima idea. Non dovevo lasciarlo venire. Sono così impotente da essere stato rapito e anche ferito. Sei stato abbastanza potente da resistere. Quello non è potere. Invece lo è, Magnus. Il potere non viene solo dalla magia. Viene dalla forza interiore. E tu ne hai da vendere. Ho cercato di fermarla. Va tutto bene. L'abbiamo presa. Tranquillo. È l'ultima volta che intendo farmi maltrattare. È ora che combatta senza la mia magia. Ne so qualcosa di come si combatte. Che ne dici se ti do una mano? Credevo che non me l'avresti chiesto. Mi piace vederti in modalità Shadowhunter. Non flirtare con me. Mi ha addestrato il gran maestro Mitsuyo Maeda. Per questo sei cintura nera di mi piace vantarmi. Magnus, tu sicuramente hai degli amici stregoni in giro per il mondo che possono aiutarci. Beh, a me non piace vantarmi, ma... sì, ne ho diversi. Oh, sei così carino quando fai il serio. Ti avevo detto di non flirtare con me. Spero tu non ti offenda se vado ad allenarmi altrove. Non mi concentro se ho voglia di baciare il mio istruttore ogni 5 minuti. Sei così dolce. Concordo. Prima non temevo la possibilità di perdermi qualcosa. Non biasimarmi se voglio rendere speciale ogni momento. Tu hai sempre vissuto da mortale. Per me, invece, è tutto molto nuovo. Ma se rincorri sempre il momento successivo, finisci per perderti anche tutti gli altri. Momenti come questo, in cui guardo negli occhi l'uomo che amo. Hai ragione. Tutto ciò che mi serve è qui davanti a me. Forza, cucciolo! È ora di alzarsi, è un nuovo giorno. Cucciolo? Pulcino? No! Ok. È bello che un cucciolo ventenne possa insegnare a un vecchietto come me nuovi trucchi. Ti prego, non continuare a chiamarmi cucciolo. No. Com'è possibile farlo ogni giorno? Mi serve un'eternità per rendermi presentabile. Perché credi di averne bisogno? Sei bello così come sei. Magnus, come hai fatto a riavere la magia? Ah, mi sono fatto aiutare da Lorenzo. Quando Lorenzo mi ha ridato la mia magia, lo ha fatto a un prezzo. Il prezzo è il tuo... appartamento. Io lo uccido. Alexander, no. Si è approfittato di te. Sei davvero spregevole. Non ti serve l'appartamento. Volevi solo umiliarlo. Magnus, tu sei importante. Lo so. Lo so, Alexander. Tutti lo sono, ma senza magia io non riesco a sentirlo. Ti prego, sii felice per me. Alexander, apprezzo l'ospitalità, ma non ci sono regole che vietano ai nascosti di vivere qui. Oh, ma non sono regole, solo suggerimenti. E gli altri Shadowhunter che penseranno vedendo uno stregone qui dentro? Non faranno problemi. Andiamo? Com'è andato il tuo primo giorno? Il tuo affascinante amico mi ha aiutato. Underhill? Per te è affascinante. Direi di sì. Perché ha un problema? No. Sì. È solo che non mi sento a mio agio sapendo che racconti i nostri problemi a tutto l'istituto. Mi ha detto che avete avuto divergenze.
Ah, ha detto così, Sì. Con permesso. Quindi non mi è permesso parlare agli altri dei miei problemi? No, puoi farlo, ma a lui lo conosci a malapena. Sei geloso? Non sono geloso. Sei geloso, sei davvero geloso. Non sono mai stato geloso, non è... Avevi ragione. Permettere a un outsider di vivere nell'istituto è contro il protocollo e... Lo capisco. Mi trasferisco domani mattina. Quando troverai un posto, io speravo che potessimo andare a viverci insieme. Alexander, quando andremo a vivere insieme, la nostra relazione cambierà. Solo se ho una cabina armadio tutta mia. Sei serio? Certo. Io ti amo. Magnus. Sto bene. Magnus, resta con me. Magnus. Sono qui. Resta con me. Magnus! Un medico! Chiamate aiuto! Alexander! Magnus, resta con me, forza. Magnus, resta con me. Sono stato egoista. Quando hai perso i tuoi poteri e hai detto che ti andava bene, io non ci ho più voluto pensare. Forse perché ero così felice all'idea di poter invecchiare insieme e non mi sono reso conto di quanto stessi soffrendo in realtà. Il corpo di Magnus sta rigettando la magia di Lorenzo. Rigettando, che significa? Ogni volta che Magnus usa la magia sforza tremendamente il proprio fisico. Lorenzo l'ha fatto di proposito. Alec non può averlo premeditato. Con le trasfusioni di magia c'è sempre questo tipo di rischio. Sapeva quanto disperato fosse. Si è approfittato di Magnus. Non lascerò che quel figlio di puttana la passi liscia. Adesso devi calmarti. Non sei mai stato innamorato, vero? Ho più di 300 anni, ho amato molte volte. Io invece ho un unico amore. Magnus. Lui è il mio mondo. E se muore... Magnus, io ti amo. Più di qualunque altro al mondo. Mi dispiace tanto. Perdonami. Ti prego. Aiutalo, ti prego. Vado a prenderti dei vestiti. No, non serve. No. Alexander. Lui che ci fa qui? Usare la magia di Lorenzo ti ha fatto ammalare. Stavolta ha avuto fortuna, ma se utilizza di nuovo la magia anche per qualcosa di piccolo, potrebbe non sopravvivere. Io non perderò la mia magia. Lo so quanto è importante la magia per te, ma vale davvero la pena morire per essa? Magnus, rispondimi. La magia mi rende parte di tutto ciò che mi circonda. Senza di essa mi sento un estraneo, può darsi. Come puoi dire una cosa del genere? Non sono niente senza la mia magia. Tu ti sei innamorato di Magnus Bane, sommo stregone di Brooklyn. Guardami! Vuoi dirmi che ti piaccio così? Sì! I tuoi poteri erano incredibili, ma io mi sono innamorato di te e non della tua magia, perché sei saggio e generoso, e sei coraggioso, e sei incredibile. Eccoti qui. Io non ti perderò. Ah, eccoti lì. Sì, non posso. Questo però non cambia niente. L'appartamento resta comunque a me. Bene, qui ho tutto ciò che mi serve. Magnus è stato un po' male ultimamente. Quando è successo, ho capito quanto lui sia importante per me e che non posso vivere senza di lui. Sono così felice che vi siete trovati. Anch'io. Mi serve l'anello di famiglia. Chiederò a Magnus di sposarmi. Potremmo cenare sul terrazzo stasera, all'aperto. Posso far preparare qualcosa di speciale. Molto romantico. Posso chiederti qual è l'occasione? Nessuna occasione. Non posso fare qualcosa di carino per il mio fidanzato? Oh. Sono un uomo fortunato. Io lo sono di più. Voglio fare la proposta a Magnus stasera. Cosa? Dici sul serio, Alec? Congratulazioni! Renderai Magnus l'uomo più felice del mondo. Già. Voglio solo che tutto sia perfetto. Ascolta, non avrà importanza quello che farai o dirai quando si renderà conto che passerai il resto della vita con te. Rosso o bianco? Niente, vorrei evitare di bere per un po'. Ho avuto un crollo emotivo alcolico davanti ad Alec ieri sera. Hai bevuto per caso? Perché?
Vuoi farmi la predica? No, sono solo preoccupato, non ti ho mai visto così. Adesso sono un mondano, come tu hai sempre voluto. Ho sempre voluto solo la felicità per te. Io non sono felice. Fermo, basta, ascolta, Magnus, io ti amo, voglio solo... Lascia che ti aiuti. Lo so che vuoi aiutarmi, ma non puoi farlo. Senti, devi solo... Alex, lasciami andare, ti adesso prego. basta, ascoltami. Non puoi aiutarmi, Alex. Ascolta, fermo, lascia che resti con te. Ti prego, ti prego. Sto bene, Alexander. Mi dispiace solo di aver rovinato la nostra favolosa cena. Non è della cena che mi preoccupa. Mi spiace. Scusami. Mi sento così impotente a volte. Non voglio essere un peso per lui. Magnus, tu non sei un peso. Non so cosa farei senza tuo figlio. Mi ha detto che non sarà mai più felice senza la sua magia. Quindi ti prego, se hai mai amato Magnus, restituisci ciò che hai rubato. Tu fai parte della famiglia. Ma in cambio voglio la fine del vostro grande amore. Cosa? Tu sei la causa della sua sofferenza. Tu lo rendi vulnerabile, debole. Magnus ha perso la sua magia per colpa mia. Sapeva che non avrei sopportato di perdere il mio parabattaglia. Di che per Jace non ne vale la pena. Magnus ha sacrificato tutto perché io mi sentissi completo. Ora posso fare lo stesso per lui. Mi serve una pausa da noi. È per ieri sera. Perché io voglio smettere di bere. Non è perché bevi. È per ciò che hai detto, che senza la tua magia non sarai mai felice. Quello che provo ora non passerà mai finché resterò in vita. Va bene. Sto soffrendo. Ma lasciarci, questo come può sistemare le cose fra noi? Purtroppo soffrirai in modo atroce. Ma è una sofferenza che potrà dimenticare. Non si possono sistemare. No, tu non sei così. Tu non sei un egoista. Giorni fa mi hai detto che non sopportavi l'idea di perdermi. Giorni fa non sapevo che la scintilla in te è quella di cui mi sono innamorato. Quando entri in una stanza c'è una scintilla in te, magia o no, che illumina tutto e tutti intorno a te. Si è spenta per sempre. Ma tu potrai farlo. Riuscirai a dimenticare. No, ti prego. Ho perso tutto, io... Ho perso la mia casa, il mio lavoro, i miei poteri. Non posso perdere anche te, Alexander. Io lo sento che c'è qualcosa che non va. Resta con me. Ti prego, resta con me. Magnus e io ci siamo lasciati. Cosa? Perché? Ok, senti, farai tardi. Magnus. Non posso. Mi dispiace. E purtroppo a volte la vita non va come vorresti. Alec, ti prego, adesso va. La mia magia. Magnus! Piccola mia. Ciao, mia piccola streghetta. Magnus! Pasticcino. Sarai un padre fantastico. Ciao, Alec! Tutto è possibile. Se vuoi creare una famiglia, non puoi farlo da solo. Hai già perso l'amore prima d'ora. Lo so. Ma Alec è diverso. Non devi vergognarti. Sei bellissimo. In qualsiasi caso, sarò dalla tua parte. E perderlo mi sta distruggendo. Ma io ti sono sempre accanto, lo sai, vero? Forse siamo troppo diversi. Lo so che è sciocco, ma vorrei lasciare un nostro lucchetto. In indonesiano significa ti amo. Vorrei che cancellassi i miei ricordi di Alec. Se cancellare Alec dalla tua vita è davvero quello che vuoi, troverai la forza di farlo da solo. Resta con me. Sorprendimi. Te l'ho detto, è una sorpresa. L'ho visto dove c'è. Insomma, come possono chiamarlo così? Ti amo. Ti amo. Ti prego, Magnus, parlami. Non so perché, ma io ho fiducia in te. Credo non ci abbiano ancora presentati. Ho lasciato Magnus. Cosa? Per l'angelo, perché hai fatto una cosa del genere? Perché ho dovuto farlo. La tua magia. Sei di nuovo completo. Solo così potrà sentirsi davvero completo. Alec ti ama, nonostante dica il contrario. Solo 3 giorni fa è venuto in negozio da me a chiedermi questo. Oh mio Dio. Allora, perché mi ha lasciato? Tu non puoi stare qui. Io posso stare solo qui. No, tu non capisci. Non possiamo stare insieme. Asmodeo non si metterà più fra noi. Pensavi davvero che non lo avrei scoperto? Alec voleva chiedermi di sposarlo. So dell'accordo. E perché hai fatto quello che hai fatto. Va tutto bene, anche io.
Non possiamo respingerli per sempre. I demoni continueranno a tornare se non chiudiamo lo squarcio. La forza che mi serve per riuscirci può avere origine solo da un posto. Edom. Solo così sarete al sicuro. Magnus, non puoi. Dovevo fare una cosa, dovevo dirti una cosa. Lo so. Hai dimenticato una cosa, New York. Alexander Gideon Lightwood. Tu vuoi sposarmi? Solo se tu vuoi sposare me. Io ti amo. Anch'io ti amo, Alexander. È solo Edom. Tornerai da me. Sono il classico sposo in fuga. Notizie da Magnus? No. Alec sarà distrutto. Hai il diritto di soffrire per la tua perdita. Il coraggio di Magnus ha salvato Alicante. Solo grazie al suo sacrificio il Clave è riuscito a scacciare i demoni rimasti in città. Magnus è ancora vivo. Sappiamo entrambi che non potrà tornare a casa mai più. Troverò una soluzione e lo riporterò da me. Ritrova il tuo equilibrio. Magnus! Magnus! Alexander, credevo che non ti avrei più rivisto. Se dovessimo vincere, che succederà? Resterò qui, con te. Non ti lascio un'altra volta. Buongiorno. Buongiorno, esatto. È proprio un buongiorno. Non perdono tempo. Si sposano stasera. Non c'è coppia più bella, sono perfetti l'uno per l'altro. Stasera. Perché aspettare un altro secondo? Lo hai saputo? L'ho intuito ancora prima di ricevere l'invito, Alec. Congratulazioni, sono felicissimo per te. Grazie. Sai, è Magnus che sta organizzando tutto. Certo. Mettiamo lo smoking? Mi piace tanto il smoking. E a me piace piacerti. Il Clave dovrebbe onorare e celebrare noi due, l'unione tra uno stregone e uno Shadowhunter, sotto il suo stesso tetto. Darebbe nuova speranza a chi ama come noi. L'amore che provo per te è un amore senza confini. Nella gioia, così come nel dolore. In salute e in malattia. Ti amerò come mio pari. Ti proteggerò da ogni male. Non posso crederci che per secoli tu non ti sia mai sposato prima. Beh, non avevo ancora trovato te. Aprirò a te il mio cuore senza vergogna. Quando parlerai, io ascolterò. Io sarò lì quando cadrai. E quando volerai, insieme raggiungeremo le vette più alte. Magnus Vane. Alexander Gideon Lightwood. Io sono e per sempre sarò il tuo marito devoto. E d'ora in poi voi sarete una cosa sola. Un giorno troverai qualcuno che ti ama con tutto il cuore. Non ti sto pestando i piedi, però. Balli con me? Come potresti? Mi sembra di non toccare terra. Mi sono esercitata. Davvero? Come sta il sommo stregone di Alicante? Molto meglio ora che sei qui. A noi.